Pompei ed Ercolano nascono dalla stessa eruzione, ma raccontano due storie diverse. Se Pompei restituisce l'immagine più immediata della città romana travolta dal Vesuvio, Ercolano conserva una dimensione più raccolta, più intima e per molti aspetti più completa della vita antica. Qui la distruzione non è stata solo un evento, è diventata una forma di conservazione. La differenza sta nella dinamica dell'eruzione del 79 d.C. Pompei fu sepolta lentamente da lapilli e ceneri. Ercolano venne investita da colate piroclastiche ad altissima temperatura, seguite da flussi di fango vulcanico che penetrarono negli edifici, riempendoli completamente. Questo materiale, solidificandosi, creò una massa compatta e impermeabile che sigillò la città. Non solo le murature, ma ciò che normalmente scompare: legno, tessuti, cibo, arredi, piani superiori delle abitazioni. Ercolano non è una Pompei minore, è una città diversa per struttura, funzione e destino. Più piccola, meno popolosa, con una vocazione prevalentemente residenziale. Le sue strade strette e gli isolati compatti raccontano una città costruita in altezza, dove la vita domestica assume un ruolo centrale. A Ercolano è possibile leggere l'abitazione romana nella sua verticalità, le scale lignee, i ballatoi, gli ambienti sovrapposti. Le case di Ercolano restituiscono uno spaccato raro nella vita privata romana. Nella casa del tramezzo di legno, un grande pannello ligneo scorrevole separava l'atrio dal tablino. È ancora visibile, carbonizzato ma integro, un elemento che mostra come gli spazi domestici fossero modulabili e come il confine tra pubblico e privato fosse fisicamente regolato. La Casa dei Cervi, affacciata direttamente sul mare, racconta invece il rapporto tra architettura e paesaggio. Il mare non è uno sfondo, è parte integrante dell'esperienza abitativa. Un edificio di particolare rilievo nel tessuto urbano di Ercolano è la cosiddetta sede degli Augustali. Gli affreschi raffigurano episodi del mito di Ercole, eroe e fondatore della città, e scene di ambito dionisiaco. Una scelta non casuale che intreccia il culto dell'imperatore con la tradizione mitica locale. Questo luogo non era solo spazio rituale, ma anche sede di rappresentanza per gli Augustali, spesso liberti e arricchiti. La sede degli Augustali racconta così una dimensione intermedia della società ercolanese, tra l'élite e popolazione comune. Per molto tempo si è ritenuto che Ercolano fosse stata evacuata. Gli scavi dei fornici sul fronte mare hanno smentito questa ipotesi. Qui sono stati rinvenuti i resti di centinaia di individui in cerca della salvezza via mare. Non calchi, ma ossa
oggetti personali, monete, gioielli, una testimonianza meno spettacolare, ma più diretta della tragedia. Gli scavi di Ercolano sono sempre stati complessi. Il materiale vulcanico indurito ha imposto tecniche lente e attente. Oggi il sito è un laboratorio di archeologia avanzata, in cui la ricerca si concentra anche sui materiali organici e sulle tracce di vita quotidiana. Visitare Ercolano significa entrare in uno spazio in cui il passato non è ricostruito, ma conservato. Una città che non mostra solo ciò che era visibile, ma ciò che veniva vissuto.